ragazzi, ma siete già qua? Non ho fatto neanche il tempo a venire giù, volevo presentarvi proprio oggi il Rampage Pro di Kyosho. Allora sigla e vediamo subito. Eccoci rientrati, ma per prima cosa vi devo ricordare di iscrivervi al canale e scaricare l'app nei link che trovate qua sotto. Eccoci qua oggi con Kyosho, con l'Auto Rampage Pro, un modello dove Kyosho reinventa un po' lo stile del 2WD, portando in un modello in scala 1/10 a trazione posteriore tutto il divertimento, ma soprattutto tutta l'esperienza della casa nipponica. Andiamo a vederlo adesso come è fatto in primis, quindi via la scatola subito e tiriamo fuori il nostro bel Rampage. Ready to run. Ed eccolo qua. E ovviamente il manuale di istruzioni. Togliamo un po' di scatole e facciamo un po' di spazio. Aprendo la confezione troviamo subito il nostro bel manuale di istruzioni del Rampage Pro, quindi ricco di illustrazioni, ci spiega nel dettaglio come mettere in prima accensione il modello e ovviamente tutto l'esploser, tutte le varie ricambistiche disponibili come ricambio. Passiamo al contenuto della scatola, dove presumo esserci, infatti si vede, il radiocomando. Qua abbiamo, prima cosa, abbiamo appunto il radiocomando. Scusate, inforco un attimo gli occhiali. Allora, i comandi sono analogici, trim del motore, trim dello sterzo, abbiamo l'esponenziale, abbiamo il dual rate, il reverse dei due canali e ovviamente la spia LED per accensione e on off e l'eventuale scarica delle batterie. Quindi in caso di scarico di batterie si accende la relativa spia, il relativo LED. Interruttore on off, impugnatura classica con spugna. Ah, ok, regolazione meccanica posteriore della corsa del grilletto del radio, così o così, questo in base alla comodità di ognuno di noi. E vano inferiore porta batterie, le classiche 4 stilo. Viti e esagoni ruote, chiave di intervento, eventuali altre colonnine e un paio di barre per fissare gli ammortizzatori. Ma eccolo qua, il nostro bel Rampage. Guardate, nonostante sia un 1/10 è bello lungo, perché comunque la composizione e la forma del telaio permette di avere un modello bello muscoloso, dalle forme un po' squadrate, un po' stile anni 70, con questo look da short course, la classico corritore del deserto, con ruota di scorta dietro che è vera, non è finta, basta staccarla e la si può utilizzare. Togliamo la carrozzeria, tiriamolo così che è più comodo. Ma tolte le 4 spinette della carrozzeria troviamo ulteriori 4 ganci. Perché questo? Vedete la conformazione classico pick-up aperto da deserto come fatta? Ballerebbe troppo, le vibrazioni sono troppe rispetto a quello che è il telaio. Allora Kyosho ha pensato di utilizzare ulteriori clip da fissare proprio sulla parte posteriore del telaio, in modo da avere la carrozzeria ben fissata al modello. Predisposizione delle luci anche, quindi potete mettere anche un kit luci già verniciata e decals applicate, con addirittura guardate, un velo di argento all'interno per protezione del colore. Questo è un modello, come abbiamo detto, da divertimento puro, è un 2WD, pura potenza, scaricata tutto sul posteriore. Guardate anche che escursione gli ammortizzatori, le sospensioni, da paura. Perché? Perché è fatta per i salti. Con questo modello ci divertiremo un sacco da correre avanti e indietro e anche un po' a tornare quelli che erano i veri race 2WD di tanti anni fa, dove la potenza pura era un continuo scodare coi modelli. Quindi il divertimento è garantito e per forza di cose ci dobbiamo divertire, soprattutto per i salti. Ma come facciamo a divertirci a vedere i salti? Guardiamo allora, dobbiamo capire come è fatto questo modello. Allora guardiamo un attimino la sua ciclistica, il suo telaio e come è stato costruito. Allora, intanto abbiamo detto trazione posteriore, eccolo qua, questa è la scatola con motore 540, qui dentro ben protetta, accoppiamento corona pignone e all'interno i bracci che portano dal differenziale alla trazione. Parte centrale,
Elettronica, scatola completamente sigillata, interruttore on-off con guscio in silicone ed elettronica ovviamente nell'insieme waterproof, potete andare dappertutto, quindi anche con l'acqua si corre e si salta dappertutto. Zona centrale batteria e sull'avantreno trova sede il servo dello sterzo. Come bella tosta, proprio come salta. Sulla parte anteriore ammortizzatori, anche qui come anche sul retroteno ad olio, ammortizzatori idraulici con regolazione del precarico per mezzo di ghiera filettata e le sospensioni non sono regolabili e troviamo le classiche C. Bumper a protezione perché quando saltiamo il modello può atterrare di muso come può atterrare con la parte posteriore. E oltretutto questa è anche asportabile, ma volete mettere l'estetica del modello anche con questo, fa tutto un altro effetto. Vediamola da vicino questa parte che ricorda appunto lo short course classico, che per mezzo di queste 4 spine sopra e 4 spine sotto, a parte che può scorrere avanti e indietro per eventualmente modificare un po' quello che è la parte visiva del modello, ma è anche possibile asportarlo del tutto e utilizzare una qualunque carrozzeria pick-up, perché comunque abbiamo già i supporti fissi che tengono la classica carrozzeria pick-up, ma se non vogliamo l'effetto short course, quindi con la ruota vista e la nostra parte posteriore del pick-up aperto, possiamo tranquillamente toglierlo e montare una qualsiasi carrozzeria. Quindi un modello molto versatile. Ma adesso andiamo a rimontare la carrozzeria. Eccolo l'Outlaw Rampage di Kyosho pronto all'utilizzo. Modello da puro divertimento, velocità e salti no limits. Quindi vi ricordo, iscrivetevi al canale e scaricate l'app di True Model News. Sempre ready to run con True Model News.